Nelle montagne vicino a Biella, in Piemonte, esiste un'area protetta di circa 100 km quadrati, un parco naturale noto come Oasi Zegna, che non è solo un luogo caro al FAI, ma è anche uno dei progetti più arditi della cultura industriale italiana. La riserva, nata nei primi anni 30 per iniziativa dell'imprenditore locale Ermenegildo Zegna, titolare di un lanificio nella vicina città di Trivero, è diventata oggi una foresta di 500.000 alberi e l'antico progetto di rimboschimento dei dintorni dell'azienda si è trasformato oggi in una pionieristica storia di sostenibilità ambientale. Più ancora di questo, l'Oasi Zegna si è fatta espressione straordinaria di una lungimirante strategia per la creazione di valore a lungo termine. Il progetto di riforestazione, ispirato dall'amore per la natura di Zegna, mirava a creare un paesaggio naturale maestoso per valorizzare il territorio e collegare il paese all'ambiente circostante attraverso una strada panoramica, la cosiddetta panoramica Zegna. Col tempo però, questo investimento ha costruito il vero e proprio specchio e humus creativo della sua impresa. La riserva, infatti, ambiva a costruire un ambiente vivo, dove il contesto potesse elevare la comunità, dove il rapporto con la natura potesse trasfondere bellezza alla produzione artigianale dei tessuti, dove un patrimonio di competenze o caratteristiche diverse potesse conservarsi e mantenersi per le generazioni future. È in questa oasi, quindi, che troviamo rappresentata efficacemente l'idea di Zegna della produzione come circolo virtuoso di interazioni umane e naturali. È in questa oasi che possiamo trovare il segreto del suo successo e della sua longevità. Ma qual era la visione di Ermenegildo Zegna? Perché aveva deciso di produrre lana di altissima qualità a Trivero? E perché aveva associato così fortemente la sua azienda di moda all'ambiente naturale circostante? Parleremo proprio di questo oggi nella nostra conversazione. Ermenegildo Zegna era nato nel 1892 a Trivero, in provincia di Biella, e aveva fondato la sua azienda nel 1910, a soli 18 anni, riconfigurando un telaio di proprietà del padre. Biella aveva una lunga tradizione tessile che risaliva ai Romani, come testimonia l'antica lapide del Sagarius nella vicina Lessona, a ricordo appunto di un produttore di lana, Sagum. A partire dall'Ottocento poi, da Biella a Borgo Sesia si era sviluppata una vera e propria strada della lana. I numerosi lanifici che erano sorti lungo il fiume Cervo avevano fatto di Biella la capitale della produzione italiana, o come molti la definirono, la Manchester italiana del XIX secolo. Oggi molti di questi mulini sono stati riconfigurati in centri d'arte, archivi tessili o hub di innovazione. L'attività di Zegna nasce da questa tradizione della lana, una lavorazione di eccellenza che comprende ancora oggi gruppi locali come il Lanificio Fratelli Cerruti, la Filatura di Pollone e l'azienda sportiva Fila, che un tempo includeva anche il famoso Lanificio dei Sella, la famiglia di industriali da cui provenivano Quintino, il primo ministro delle finanze del Regno d'Italia dopo l'unificazione, e di Vittorio, pioniere della fotografia italiana. Ora Zegna radicò la sua attività in questa tradizione, ma allargò anche lo sguardo, posizionandosi dentro un orizzonte molto più ampio. Sognando molto oltre i confini della valle, Zegna aspirava infatti a creare tessuti di alta qualità che potessero competere con le lane britanniche e potenzialmente diventare i migliori al mondo. Fu in questa ottica che si procurò le migliori fibre direttamente dalla Mongolia, dall'Australia, dal Sudafrica e trasformò la sua fabbrica in un luogo primario di trasformazione, dove le fibre naturali venissero pulite, tessute, progettate e rese perfette. Per fare questo, Zegna investì in macchinari inglesi all'avanguardia, nella formazione della sua forza lavoro e soprattutto nel suo ambiente naturale, concepito come contesto di bellezza dinamica e punto di equilibrio tra il lavoro industriale e la vita. Dopo 20 anni di crescita in cui aveva raggiunto circa 1000 dipendenti e prima di lanciarsi sul mercato americano, Zegna ideò quindi la sua oasi come riflesso del progresso della sua azienda e allo stesso tempo come rappresentazione ideale del suo futuro, in una sorta di catena genealogica che prolungasse la spinta del fondatore ai suoi discendenti. La foresta voleva dare forma alla continuità tra la bellezza dell'ambiente e quella della lana, tra il ciclo della natura e quello della produzione. È in questo contesto, infatti, che Zegna sviluppò la sua concezione integrale della manifattura industriale, non come un insieme di processi separati,
l'importazione di fibre, la rimozione delle imperfezioni, il disegno del tessuto, ma come un flusso continuo, dove i processi fossero supervisionati dalla materia prima al prodotto finale, dove i passaggi si inserissero in un più ampio panorama naturale e culturale. Questo senso di unità tra lavoro tessile, stile di vita e risorse naturali generò un modello etico e anche un nuovo approccio al design, che viene sintetizzato dai due motti dalla pecora alla bottega e dal tessuto allo stile. La supervisione interna della filiera garantiva la capacità di sviluppare un prodotto che si ricollegasse alla sua origine naturale e allo stesso tempo un tessuto vivente che fosse espressione eloquente di un ambiente peculiare. Quindi il design della qualità era così correlato al disegno di un mondo, di un valore. Ma in che modo questa visione ha dato vita a una storia lungo un secolo? Cosa dice ancora l'oasi del marchio di oggi? La longevità di Zegna risiede nella creazione di un ambiente, non solo come ambiente naturale, ma come insieme di valori condivisi, di interazioni creative, di legami attivi tra passato e futuro, di storie, di crescita. Gli elementi cardine dell'oasi di Zegna negli anni 30 sono ancora oggi i valori distintivi del marchio, l'impegno per la bellezza e la qualità, obiettivi a lungo termine, come si vede nella continuità intergenerazionale della gestione familiare, e la responsabilità sociale, sia sul territorio che verso la comunità globale. La qualità del prodotto non è separata dalla qualità della vita. La continuità della produzione dalla pecora alla bottega segue ancora il modello del fondatore, come dimostrato dall'acquisizione diretta di Achiel Farm, il marchio di lana merino in Australia, dal lavoro maniacale per eliminare i difetti negli stabilimenti di Trivero e dalla tessitura meticolosa di lana di alta qualità. La continuità della manifattura con la vita non si esprime solo nel flusso dalla fabbrica allo stile, in tessuti d'eccellenza e nelle linee d'abbigliamento, ma anche nella cura dell'ambiente. Ne consegue che la sostenibilità, ovvero l'attenzione a garantire una crescita duratura, non riguarda solo il paesaggio, ma anche la comunità. Il 5% di tutti gli utili è devoluto a iniziative di beneficenza. Un altro elemento di continuità è la gestione familiare, che idealmente prolunga fino al presente l'ambiente intellettuale, industriale e naturale creato dal suo fondatore. Il marchio è giunto alla terza generazione con Gildo come amministratore delegato, Paolo come presidente e Anna come direttrice della fondazione. Infine, in tema di responsabilità sociale, la continuità di impegno del marchio nei confronti della comunità locale e globale trova espressione in Casa Zegna e Fondazione Zegna. La Casa Zegna di Trivero rappresenta il punto di connessione tra il marchio e la sua storia, nel suo archivio storico di documenti e manufatti, nel suo museo che conserva l'antico lanificio e nella mostra permanente sulla storia dell'azienda. La Fondazione Zegna è invece la mano operativa della filosofia etica del marchio, come si evince dalle sue attività che ruotano attorno all'educazione, alla conservazione naturale, allo sviluppo delle comunità locali e alla ricerca medica. Vi invito a scoprirle sul sito del marchio. Quello che emerge da queste osservazioni è che quello che Ermenegildo Zegna produceva e ancora produce non sono solo tessuti pregiati per l'alta moda, ma una storia di relazioni virtuose, in grado di plasmare comunità durature, di creare valori condivisi e di modellare nuovi ambienti. In questa storia, il lavoro industriale non ha primariamente a che fare con l'accumulo di ricchezza materiale, ma con la costruzione più lunga, profonda e interessante di un capitale umano, storico e naturale. Il secolo di successi di questo marchio è una prova adeguata che un tale modello di crescita non è solo sostenibile, ma anche redditizio. Grazie mille di aver guardato questo episodio. Se vi è piaciuta questa presentazione, vi invito a iscrivervi a questo canale YouTube o alla newsletter sulla pagina www.italianinnovators.com per ricevere notifiche di nuovi episodi. Potete anche seguirmi sul mio profilo personale di LinkedIn o su Instagram @italianinnovators per ulteriori materiali sullo show. Grazie ancora, arrivederci alla prossima.